Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi andremo a realizzare lo scialle della linea Sereno Zigzag. Ecco, io l'ho voluto realizzare, mi erano rimasti dei gomitoli e ho voluto fare il completo utilizzando quei gomitoli che mi avanzavano per realizzare questo meraviglioso scialle. Ora ve lo faccio vedere in accoppiata con il cardigan. Eccolo qui. Allora, praticamente, ovviamente qui l'ho messo solamente su un lato, ok? Vedete, questo è il cardigan e lo scialle viene poi su. Adesso vi faccio vedere come sta avvolto al collo. Mi piace tantissimo. Ovviamente mi era rimasto un pochino anche del color nocciolino, nocciolino tortora, e così riprende la bordura, vedi? Riprende la bordura e a me sembra che stia veramente tanto bene insieme. Ve lo faccio vedere anche sul retro. Eccolo qui. Che ne pensate? Lo facciamo insieme? Andiamo a realizzarlo? A me piace tantissimo. Ovviamente io l'ho messo in accoppiata, ma si può realizzare come voi desiderate, ok? Ma insieme guardate come stanno bene. Ok, andiamo subito, subito, senza perdere tempo al lavoro. Sarà molto molto divertente e facilissimo da realizzare. Come avete visto dall'anteprima, mi sono realizzata questo lo scialle Sereno Zigzag. Perché? Innanzitutto perché mi serviva e poi perché mi erano rimasti, questo non esiste più, sul sito ce n'è uno simile, però questo che è proprio quello che ho usato nell'altra tonalità non esiste più. Mi era rimasto, più che altro ve lo faccio vedere perché mi erano rimasti quasi 2 gomitoli di questo panna e mezzo gomitolo di questo color tortora. Ok, quindi avevo circa 200 grammi in totale e un 450 metri in tutto, e ho deciso quindi di utilizzarlo senza lasciarlo lì un'altra volta. L'ho utilizzato per crearmi appunto lo scialle, che voglio però far vedere anche a voi, così se per caso volete realizzarlo con le basi riuscite a farlo anche voi, magari da abbinare al cardigan zigzag, no? Oppure anche no, se volete. Ovviamente potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, che sia in lana, in cotone, in lino, quello che volete voi, ok? Qualsiasi tipo di filato lo potete usare. Per quanto riguarda il campione che vi farò, utilizzerò questa splendida cake, la Cake Candy. Comunque vi lascio tutti i dati sempre sotto il tutorial, non vi lascio così i componenti, no, i componenti, scusate, il metraggio ve l'ho detto prima di questo, dopo vi do anche quanto mi è venuto lungo, ma l'ho utilizzato con l'uncinetto 3,5. Con questo utilizzerò il 3. Ok, poi io andrò avanti per conto mio, ma intanto, e poi ve lo farò vedere magari con un post, e intanto vi faccio vedere come si realizza. Armiamoci quindi di filo e uncinetto adatto al tuo filo e seguimi, seguimi perché sarà divertente e facilissimo da fare. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è il cerchio magico per partire, quindi codina verso il palmo della mano, gira intorno alle 3 dita, incrociati in questo punto, tieni bloccato magari con il pollice e il filo attaccato al gomitolo tienilo fermo con il mignolo. Testa in giù dell'uncinetto, prendi il filo che è bloccato dal mignolo, portalo in alto e chiudi con una catenella. Siamo pronti. Facciamo solo una catenella. Filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio magico, prendiamo il filo e chiudiamo solo le 2 asoline. Prendi il filo, rientra dentro e chiudi solo le 2 asoline. Ora sull'uncinetto ne abbiamo 3. Prendi il filo, rientra dentro, chiudi solo le prime 2.
Ora abbiamo 4 asoline. Prendi il filo e chiudi tutte e 4 insieme. Ok, 2 catenelle di separazione. Dobbiamo fare ora la stessa cosa con 3 maglie alte non chiuse, quindi come abbiamo fatto qui. Quindi entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo le prime 2. Filo sull'uncinetto, entra, prendi, chiudi le prime 2. Filo sull'uncinetto, entra, prendi, chiudi le prime 2. Ora abbiamo 4 asoline sull'uncinetto e chiudiamole tutte e 4 insieme. 2 catenelle di separazione. 1 e 2. Rientra e fai la stessa cosa, quindi chiudi 2, chiudi 2 e chiudi 2. Chiudi tutti e 4 le asoline, 2 catenelle di separazione e rifacciamolo ancora una volta. Quindi chiudi 2, chiudi 2, rientra, chiudi 2. Hai di nuovo 4 asoline, chiudiamo tutte quante insieme. Abbiamo 1, 2 e 3 fori, vedi? 1, 2 e 3 fori. Va bene così, abbiamo 4 gruppi. 1, 2, 3, 4. Prendi il filo corto, tira e abbiamo finito il nostro primo giro. Secondo giro, giriamo il nostro lavoro. Prendiamo il nostro uncinetto, entriamo nel primo spazio. Prendi il filo e fai una maglia bassissima. Partiamo con 2 catenelle, filo sull'uncinetto e andiamo a fare una maglia alta non completa, quindi chiudendo solo le prime 2. Rientriamo, facciamo la stessa cosa e abbiamo 3 asoline. Allora, quando partiremo sempre così, con 3 asoline. Queste 2 catenelle praticamente sostituiscono la maglia non completa, la maglia alta non completa, quindi in realtà è giusto, abbiamo le 3 maglie alte non complete, una sostituisce ovviamente la prima, non possiamo avere 4 asoline, quindi in partenza avremo sempre 3 asoline. Ok, chiudiamo tutte e 3 le asoline insieme, 2 catenelle di separazione e adesso rifacciamo la stessa cosa, quindi 1, 2 e 3 e vedi invece qui abbiamo 4 asoline perché la quarta è presa da il filo che mi viene da destra, ok? Quindi è solo per quello, qui avrai 3 asoline, quindi in partenza 3, per il resto ne avrai sempre 4. Quindi chiudi tutte e 4 le asoline insieme, fai 2 catenelle, vai nel foro centrale, nello spazio centrale e fai 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte, 2 catenelle e andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto da questa parte. Allora, questa parte qui ci porterà fino alla fine, ok? Fino alla fine del nostro scialle, quindi sarà sempre l'inizio e la fine saranno sempre uguali. Quindi siamo entrati dentro nell'ultimo foro, chiudiamo 2, rientriamo, chiudiamo 2, rientriamo, chiudiamo 2, abbiamo 4 asoline, chiudiamo insieme. 2 catenelle di separazione, rifacciamo la stessa cosa. 1, 2 e 3. Chiudi tutto insieme e abbiamo finito il nostro secondo giro. Ripartiamo col nostro terzo giro. Gira il lavoro, entra nello spazio senza prendere il filo e fai una maglia bassissima.
2 catenelle, si riparte sempre nello stesso modo, più 2 maglie alte incomplete, una e una, 2. Hai 3 asoline di partenza, chiudi, 2 catenelle, rientra e ora 1, 2, 3, chiudi tutto insieme e fai 2 catenelle. Ora entra nel primo spazio dato dalle 2 catenelle e fai 2 maglie alte. Ora vai sulle 2 maglie alte, quelle dell'apice dell'angolo, queste, e fai una maglia alta su ogni maglia alta. E ora facciamo il nostro angolino, che è quello centrale. Quindi maglia alta, quindi 2 maglie alte nello stesso spazio, 2 catenelle, rientra e fai altre 2 maglie alte. Ok, quello che facciamo sulla destra dobbiamo rifare sulla sinistra, quindi una maglia alta su ogni maglia alta, e sono 2, 2 maglie alte nello spazio, 2 catenelle di separazione e andiamo a finire col nostro lato, quindi maglia alta incompleta, la seconda, la terza, abbiamo 4 asoline, chiudiamo, 2 catenelle, rientra, di nuovo 1, di nuovo 2 e per finire 3. Abbiamo di nuovo 4 asoline, chiudiamo tutto insieme e abbiamo finito il nostro terzo giro. Quarto giro. Allora, gira il tuo lavoro, entra nello spazio, prendi il filo, maglia bassissima, si parte sempre così, più 2 catenelle. Ora andiamo a fare 2 maglie alte incomplete, 1 e 2. Chiudiamo le 3 asoline e 2 catenelle. Rientra nello spazio, 1, 2, 3, prendi il filo, chiudi tutto e mi fai 2 catenelle. Allora siamo al quarto giro. Partiamo così. Entra nello spazio e mi fai 2 maglie alte. Poi andiamo nelle 4 maglie alte che abbiamo e facciamo, ne abbiamo 6, però noi dobbiamo lavorare su 4 maglie alte, una su ogni maglia alta. E come noterai, avevamo già sotto gruppi da 6 e adesso abbiamo di nuovo un gruppo da 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fermati e fai 2 catenelle. Entra nell'angolo, quello centrale, e mi fai l'angolo con 2 maglie alte, 2 catenelle più 2 maglie alte. Due catenelle di separazione. Abbiamo detto quello che facciamo sulla destra facciamo sulla sinistra, quindi salta 2 maglie di base, nella terza entri e fai maglia alta, 1, 2 in quella successiva, 3 nella successiva, 4 nella successiva, proseguo nello spazio, 5 e 6. Lo spazio di 2 catenelle vanno 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e finiamo il nostro giro con il nostro fiocchetto. Quindi 1, aspetta, ho preso male, 1, 2, 3, ho 4 asoline, le chiudo tutte insieme, 2 catenelle di separazione, rientro e mi vai in barca, rientro e mi fai 1, 2,
e 3, chiudi tutto insieme ed ecco finito il nostro 1, 2, 3, quarto giro finito. Ripartiamo col quinto giro. Stessa partenza, gira il lavoro, entra nel nostro fiocchetto, non so perché lo chiamo fiocchetto, comunque entra, passa all'interno e sei pronta a fare le 2 catenelle. Facciamo altre 2 maglie alte incomplete e chiudiamo le 3 asoline. 2 catenelle di separazione e poi ne facciamo 3 maglie alte incomplete. Perfetto. Ok, 2 catenelle. Ora entra nello spazio e mi fai 2 maglie alte. Entra nella maglia alta, ne fai una, nella successiva 2, nella successiva 3, nella successiva 4. In totale ne avremo sempre 6, 2, 4, 6. 2 catenelle di separazione, salti 2, vai nello spazio, 2 maglie alte. Prosegui sulle 2 maglie alte dell'angolo, quindi 1 e 2, e poi vai a fare l'angolo come di consueto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. Ora ti mostro, sempre Semarina, ok, 1 e 2. Abbiamo finito il nostro angolo. Come noterai, adesso abbiamo 2 gruppetti da 6, 2, 4, 6, spazio, 2, 4, 6. Ok, stessa cosa farai da questa parte, quindi riparti sopra, vedi, sopra le maglie alte, una e una, 2, e vai nello spazio 1 e 2. Ora mi fai le 2 catenelle, saltane 2, vai nella terza e mi fai in totale 6 maglie alte. 1, una su ogni maglia alta, 2, 3, 4, nello spazio 5 e 6. 2 catenelle di separazione, vai nel fiocchetto e facciamo chiudi 2, chiudi 2, chiudi 2. Hai 4 asoline, le chiudi tutte e 4 insieme, 2 catenelle di separazione e vai, ne facciamo un altro, 1, 2 e 3. Chiudi tutte e 4 insieme ed eccoci nel nostro 1, 2, 3, 4, 5 giri finiti. Sesto giro. 6. Gira il tuo lavoro, entra nello spazio, prendi il filo, maglia bassa, bassissima, 2 catenelle, entra nello spazio, maglia alta non completa 1 e non completa 2. Abbiamo 3 asoline che chiudiamo insieme più 2 catenelle e ora ne facciamo 3. 1, 2 e 3. Chiudi le 4 asoline insieme e 2 catenelle. Ok, vi sto facendo vedere sempre l'inizio e la fine, poi non ve la faccio più vedere, voi sappiate che è sempre questo l'inizio e sarà sempre questa la fine. Ok, 2 catenelle di separazione, ora entriamo nelle prime 2 catenelle, ok, nello spazio e fai le 2 maglie alte, quindi 2 e poi 4 su una su ogni maglia alta di base. 2, 3 e 4. Se non sei convinta o convinto, conta sempre, devi averne sempre 6. 2, 4 e 6. Fatto questo, mi fai 2 catenelle. Salti le 2 maglie, vai nello spazio, 1 e 2 maglie alte.
e ora ne facciamo di nuovo uno su ogni maglia alta fino ad arrivare al numero di 6. Ne avanzano sempre 2, 2, 4, 6 e ne avanzano sempre 2. Qui ne fai, cioè non sempre, ne avanzano 2 comunque sia, o ne hai 6 e lì ne rimangono 2. Abbiamo fatto le 2 catenelle per arrivare al nostro angolo e ora mi fai l'angolo normale, quindi sono 2 maglie alte, ogni tanto la voce 2 catenelle e 2 maglie alte, una e una, 2, e adesso rifai praticamente in modo a specchio, quindi 2 catenelle, salti 2 e vai nella terza e mi fai in totale 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sono andata anche nello spazio, 2 catenelle, saltane 2, 1 e 1, 2, vai nella terza, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 catenelle di separazione, entra nello spazio del nostro fiocchetto, chiudi 2, chiudi 2 e chiudi 2. In totale ne abbiamo chiuse 3, abbiamo 4 asoline, chiudiamole insieme, 2 catenelle e di nuovo 1, 2, 3, chiudi tutto. E adesso ci ritroviamo con 2 parti da 6, 2 sezioni da 6 e 3 buchini, 2 sezioni e 3 buchini. E abbiamo finito 1, 2, 3, 4, 5, il sesto giro. Settimo giro, fate il vostro fiocchetto e poi di nuovo si riparte con le 2 catenelle e rifacciamo la stessa cosa, quindi nello spazio fai le 2 maglie alte più 4 maglie alte, seguendo una sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3 e 4, 2 catenelle di separazione, salti 2, vai nello spazio e mi fai 2 maglie alte, più 4 che andiamo a fare su ogni maglia alta che abbiamo nel giro precedente. Ok, totale ne abbiamo sempre 6, ricordate. 2 catenelle di separazione, ne salto 2, vado nello spazio e mi faccio le 2 maglie alte, entro nelle maglie alte che sono quelle dell'angolo e ne faccio 2, una su ogni maglia alta e poi 2 all'interno dell'angolo per creare l'angolo, ma queste mi vanno a conteggiare la mia sezione da 6. Ora per finire l'angolo, che è sempre composto da 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, faccio le 2 catenelle, rientro all'interno e faccio le 2 maglie alte. Ok, non dovete fare altro che adesso fare la stessa cosa che vedete ovviamente andando a specchio. Quindi qui ci saranno 2 maglie alte e 2 maglie alte, totale 6 come qui, poi farai le 2 catenelle. Ecco, tu segui quello che abbiamo fatto da questo lato. Ok, abbiamo finito 1, 2, 3, 4, 5, 6, il settimo giro, ok? 7. Ora prendete 2 marcapunto. È molto importante questo passaggio perché col marcapunto avete sempre idea di dove siete e cosa dovete fare. Abbiamo fatto 1, 2, 3,
4 giri che vanno verso destra da questa parte, verso sinistra da questa parte, non ha importanza, comunque stiamo andando verso questo lato o questo. Metterò un segnapunto all'inizio, alla fine del quarto giro dei buchini, gli altri non li conto, 1 2 3 4, e metto il segnapunto. Stessa cosa faccio dall'altra parte, perché quando diventerà grande o andate a vedere ogni volta a quale giro corrisponde, o avete 2 segnapunti, uno da una parte e uno dall'altra, che vi dà la guida e saranno importanti man mano che cresce, quindi mettete 2 segnapunto. Sappiamo adesso che qui stiamo andando verso destra, adesso io andrò verso sinistra e ti faccio vedere in senso contrario al lavoro che stavamo facendo. Vedi, qui va verso sinistra, io andrò verso destra, andrò in senso contrario. Quindi la partenza ovviamente è sempre la stessa, quindi entro, maglia bassissima, questa neanche ve la farò più vedere perché oramai questa la conoscete. Ok, 1 2 e 3, quindi siamo al giro numero 8. Allora partiamo sempre comunque con le 2 catenelle e ora vi faccio ragionare un attimo. Se io continuo così andrò sempre nella stessa direzione, ma non voglio più andarci nella stessa direzione, quindi cosa succede? Che questo spazio lo voglio spostare verso sinistra, in questo caso, nel senso contrario comunque. Quindi qui voglio fare lo spazio, qui ci saranno le 2 maglie, quindi conto 2, 4 e 6. Vuol dire che qui io devo fare uno spazio. Quindi entro proprio dove c'è lo spazio, quindi le 2 catenelle ci saranno sempre, all'inizio e alla fine, ok? Entro nel primo spazio e faccio 2 maglie alte. Poi faccio 2 catenelle e salto le 2 maglie di base, 1 e 1 2, entro nella terza e parto con 1 2 3 4 5 e 6. Ok, come noterai lo spazio, allora qui c'era uno spazio, adesso si è spostato, che sembra uno spazione questo qua, ma è enorme. Ok, poi quando si lava si rimette tutto a posto. Quindi abbiamo detto qui c'è uno spazio e qui c'è uno spazio, quindi iniziamo ad andare in senso contrario. Qui andava verso destra, adesso andremo verso sinistra, quindi ne abbiamo 6 gruppi da 6, il gruppo da 6, una sezione da 6, 2 catenelle. Ora si fa la stessa cosa, ora seguiamo il lavoro di sempre, quindi l'importante è partire bene in modo tale da vedere che il zig zag inizia a formarsi, no? Quindi 4 5 e 6, 2 catenelle, saltane 2, vai nella terza, 1 2 3 4 e poi devo fare l'angolo, quindi 5 e 6 che sono le 2 dell'angolo più 2 catenelle, rientro e faccio le 2 nell'angolo e non devo fare altro che seguire quello che ho di qua, quindi ripeterò 2 dell'angolo, ce li ho già, devo bere, ok. Faccio anche la cronostoria di quello che devo fare. Allora 2 nell'angolo ce l'abbiamo già, quindi facciamo la terza che sulla maglia alta, la quarta sulla maglia alta, la quinta e la sesta, e poi 2 catenelle, mi sposto di 2, vado nello spazio, 2 3 4 5 e 6, 2 catenelle, sposto di 2,
o ne salto 2, è uguale, 2 nello spazio e 4 sulle maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ora devo staccare con 2 catenelle, vado nello spazio che ho qui sotto e faccio 2 maglie alte, né più né meno che quello che abbiamo fatto nell'altro lato. 2 catenelle, mi raccomando, non dimenticatevi che prima di fare il fiocchetto bisogna fare le 2 catenelle sia in entrata, quindi all'inizio, che sia all'uscita, quindi alla fine, e poi boh, dobbiamo ripetere. Se non le fate non verrà bello dritto, vi verrà un po' ricurvo, quindi meglio ricordarsele. 1, ma tu ti ricorderai sicuramente sempre di farle. Ok, e abbiamo finito quale giro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e nell'ottavo giro, come hai visto, ci siamo spostati. Lo noterai: 1, 2, 3, 4, dove hai il marcapunto, vedi? 1, 2, 3, 4, e di qua, anziché andare verso destra, stai andando verso sinistra. Qui, anziché verso sinistra, stai andando verso destra, e una parte è praticamente a specchio dell'altra. Andiamo a fare il nono giro. Giriamo il nostro lavoro e facciamo il nostro fiocchetto. Ok, fatto il nostro fiocchetto, facciamo le nostre 2 catenelle, a prescindere, sempre, all'inizio e alla fine. Le 2 catenelle ci vanno sempre. Allora, dobbiamo andare, abbiamo detto, stiamo andando verso sinistra, quindi noi chiudiamo tutti questi buchini, quindi facendo 2 maglie alte nello spazio, una maglia alta su ogni maglia alta di base, quindi sono 2, in totale 4, più 2 maglie alte qui nello spazio. Ok, ora non ci rimane che rifare questa parte. Ok, non ci rimane che fare 2 catenelle, saltiamone 2, andiamo nella terza e andiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 catenelle, salti 2, 1, 3, 4, bluff, 5 e 6, salti 2, con le 2 catenelle, non l'ho detto ma l'ho fatto, e me ne fai altre 6, una su ogni maglia alta sottostante, che in tutto sono 4, no? Che dobbiamo prendere, queste le abbiamo saltate, e poi andiamo nell'angolo e ne facciamo 2 più 2 catenelle, rientra e ne fai altre 2. Ok, e come vedi adesso 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Abbiamo fatto questa parte che sta andando nel senso contrario. Rifai esattamente ciò che vedi da questa parte, copialo, copia tutto quello che abbiamo fatto, ok? Fino ad arrivare alla fine del giro. Ok, abbiamo finito il nostro nono giro, abbiamo copiato questo lato esattamente a specchio, con il lato che abbiamo fatto insieme, abbiamo finito con le 2 catenelle e il nostro fiocchetto, e abbiamo ricominciato col nostro fiocchetto e riprendiamo il nostro decimo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, decimo giro. Allora le 2 catenelle d'obbligo ci sono sempre, poi andiamo nello spazio e andiamo a fare 2 maglie alte, poi facciamo 2 catenelle, ci spostiamo di 2, andiamo nella terza e andiamo a fare le nostre 6 maglie alte. 4 saranno sulle maglie alte del giro precedente e 2 nello spazio. Bene,
Ora vai a fare 2 catenelle, 1 2 nella terza, maglia alta, sono 4, no, sulle maglie alte, e vai a fare la quinta e la sesta nello spazio, 2 catenelle, salti 2, vai nella terza, maglia alta, 2 3 e 4, sì, più 2 nello spazio, 1 e 1 2, 2 catenelle, salto 2, vado nella terza, 2 3 e 4, poi entro nell'angolo, quindi quello proprio centrale, e ne faccio 2 che serviranno sempre per finire le mie 6, ma comunque sia creano il mio angolo. 2 catenelle, eccolo qua il mio angolo, rientro nello stesso spazio, 2 maglie alte. Ok, riprendi a specchio, quindi quello che vedi qui lo faccio adesso qui, quindi vado a fare 6 maglie alte, 2 le avevo nell'angolo, 3 4 5 e 6, poi vedi c'è lo spazio saltandone 2, quindi 2 catenelle e vai a fare l'altro gruppetto da 6, 3 4 5 e 6, 2 catenelle e vai avanti così fino alla fine del lato. Ok, finiamo, quindi ho le mie 6, 2 catenelle, entro nello spazio 2 maglie alte, 2 catenelle per finire e faccio il mio fiocchetto. Ok, abbiamo finito il nostro 10° giro, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10° giro fatto. Dobbiamo fare l'11° e l'11° sarà la fine dei 4 verso sinistra in questo caso, ok? Quindi tu hai chiuso con il fiocchetto, sei ripartita con il fiocchetto e adesso ti faccio notare una cosa, guarda, i giri che vanno verso sinistra, se tu noti, uno parte come siamo partiti nel giro precedente, ok? 2 catenelle, 2 maglie alte nello spazio, 2 catenelle. Il giro successivo parte con 2 catenelle, sempre, le 2 catenelle ci sono sempre sia alla fine che all'inizio, 2 catenelle e le 6 maglie alte che vanno a chiudere questo foro, ed è la cosa che faremo di nuovo noi, quindi 2 catenelle, entro nello spazio e faccio 2 maglie alte, poi di nuovo una maglia alta su le 2 maglie alte che abbiamo nel giro precedente e 2 maglie alte nello spazio. Ok? Come vedi si ripropone, quindi il primo giro abbiamo detto così, il secondo tutto pieno, il terzo di nuovo con i 2 spazi prima e dopo la maglia alta, il quarto è tutto chiuso, quindi le 6 maglie alte. Quindi continui facendo le 2 catenelle e procedi così. Sto proseguendo, quindi ovviamente non vi faccio neanche più vedere, più che altro è l'inizio, no? che vi interessa, per il resto il lavoro è sempre uguale. Controllate sempre di avere i gruppetti da 6, finite il giro nella punta come ovviamente abbiamo sempre fatto. L'angolo è sempre composto da 2 maglie alte che ovviamente noi conteremo per i blocchetti, ok? 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte.
ok, e poi procedi a specchio, quindi ciò che vedi nel lato che abbiamo appena fatto lo farai anche da questa parte. 2 4 5 e una 6, 2 catenelle, e vai avanti così fino alla fine del lato. Sto finendo il lato e prima di fare il fiocchetto, ve lo ricordo ancora una volta, ma sarò noiosa, le 2 catenelle, mi raccomando, e poi facciamo il nostro fiocchetto, che è sempre uguale, no? Sono sempre 3 maglie alte non chiuse, abbiamo le 4 asoline, chiudiamo tutto insieme, 2 catenelle, 1, 2 e 3. Chiudo tutto e metto un attimo in pausa. Allora, abbiamo con questo finito insieme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 giri. Ok, guarda bene, da dove hai messo il segnapunto devi contare, quindi conta i buchini: 1 2 3 4. Sei pronta a cambiare, quindi noterai che qui ne abbiamo 1 2 3 4 e abbiamo il segnapunto, e poi mi va, qui veniva verso destra, 1 2 3 e 4, e qui mi va verso sinistra. Ovviamente non conto quella dove c'è il segnapunto, giusto? Perché è la quarta di questo giro, vedi tu dove metterla in modo tale che non ti possa confondere. La cosa che so è che adesso sposto il segnapunto nel giro che ho appena finito. Per non metterne tanti, io lo sposto qui. Se vuoi puoi lasciarlo dov'era e ne aggiungi un altro. A me basta spostarlo. Ne sposto solo uno e io so che da questa parte devo cambiare la mia direzione. Ok, giro il lavoro. Ciò che noi dobbiamo andare a fare adesso è rifare il giro numero 4, quindi 1 2 3 4, il giro numero 4 lo andiamo a fare qui. Cosa vuol dire il giro numero 4? Semplicemente tu farai il fiocchetto, le 2 catenelle, e mi parti da subito con 2 maglie alte piene, quindi qui metterai 2 maglie alte, 4 e 6, e qui ci sarà lo spazio, quindi sarà così. Fatto il fiocchetto, ho detto che dal numero 4, quindi conta da qui, 1 2 3, dal numero 4, ok? Quindi devi fare comunque sempre le 2 catenelle e poi dopo entri nello spazio e fai per partire, è qui che ti dai il là per partire, le 2 maglie alte, che partendo bene ti viene tutto bene. E poi in totale devono essere 6. Vedi? Quindi il numero 4, che è questo. Allora, tu noterai un'altra cosa, ti voglio far notare. Quando noi andiamo in una direzione abbiamo tutti i tasselli pieni, ok? Li chiamo in tanti modi, però tu mi capisci, vero? Vedi? Partono così. Quando andiamo invece verso sinistra, in questo caso, poi a seconda di come lo vedi, invece cambia. C'è una partenza con uno spazio, quindi 2 catenelle e 2 catenelle e 2 maglie alte e uno pieno. Uno spazio e le 2 maglie alte e uno pieno. Quindi avrai 4 giri così, partendo in questo modo, 1, 2, 3 e 4, e 4 giri partendo sempre col punto pieno. Quindi ovviamente qui noi siamo partiti, e qui il gioco, parte da qui il gioco, dal numero 4, 1, 2, 3 e 4, ok? E qui abbiamo fatto la sequenza che andava verso destra. Poi siamo andati verso sinistra e abbiamo buco buco, pieno, buco buco, pieno. Ma come ve lo sto spiegando?
Dai, così vi faccio ridere un pochino. In questo modo lui inizia a fare tanti tanti zigzag. Quindi vi ho spiegato come fare. Ora vi voglio farvi vedere e andate avanti così per l'ampiezza che voi desiderate, ok? Quindi partendo da dove ci siamo lasciati, dal giro numero 4. Se non sono stata chiara, me lo farai poi anche sapere, però partendo dal giro numero 4, copia i passaggi, devono essere per forza, allora, aspettami, 1, dov'è? 1, 2, 3 e 4. Eccolo qua. Partendo dal giro numero 4, tu copia. Semplicemente devi copiare le partenze poi, che ti servono le partenze perché il resto l'hai già compreso. Per fare il bordino, allora del bordino io intendo questo, se ti piace questo. Se ti piace questo è l'ondino, è l'ondino, certo, è il, il bordino Onda che uso molto molto spesso. Si nota come è fatto? Ed è anche molto facile da fare. Aspettami, ecco, è anche molto facile da fare. Ora ti mostro in che modo, ovunque tu ti fermi, cioè non devi fermarti in un punto specifico. Quando tu sei arrivata alla misura che ti piace, ti fermi e fai, se ti piace questo bordino, fai questo bordino. Allora, sei qui, entri, anzi ci siamo, e fai una maglia bassa. Poi fai 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entra nelle 2 costine della maglia bassa, prendi il filo e ne chiudi 2, rientri, prendi il filo e ne chiudi 2, rientri, prendi il filo e ne chiudi 2, ne hai 3, scusami, ne hai 4 e le chiudi tutte e 4, blocca. Ok, appoggia l'ondina sotto e vedrai che devi saltarne 2 e nella terza, quindi qui, più o meno, nella terza fai una maglia bassa e ricominci. 1, 2 e 3. Vai. Prendi il filo, vai nella costina, vedi questa è la maglia bassa e trovi questo e questo. Entra, prendi il filo e chiudi 2. Entra, prendi il filo e chiudi 2. Sempre solo 2 e con tutti i fili, Marina, tutti li devi prendere. Ok, ne prendi 2, in tutto devono essere 3. Entra, prendi il filo, chiudi 2, ne hai 4, le chiudi tutte insieme, blocca e poi puoi semplicemente appoggiare, tu appoggia e vedrai che vai nella terza. Guarda, se tu appoggi l'ondina ne salterai 1, 2 e nella terza 1 vuol dire quella dello spazio, no? Qui ce ne sono 2, una l'ho presa, una la salto, 2 e nella terza, vedi? Te lo dice lei dove devi andare, qui. E fai la maglia bassa. Ripeto, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto, chiudo 2, filo sull'uncinetto, entro e chiudo 2, filo sull'uncinetto, entro, chiudo 2, ne ho 4, le chiudo tutte e 4 e blocco 1, 2 e nella terza maglia bassa e ricomincio, ok? E l'ho fatto soltanto, ti faccio vedere, ok, l'ho fatto, mi scivola, soltanto ovviamente nei 2 lati che sono scoperti, no? Che assomiglia un po' a quello che noi facciamo, al fiocchetto che io ho denominato questa volta fiocchetto del lato, quello che abbiamo al principio e alla fine del giro, ok? Quindi gli assomiglia, quindi sta bene e a me è piaciuto, a me è piaciuto. Guardate come ho fatto nell'angolo, ho fatto in modo di finire con una maglia bassa nel centro, ok? Quindi un'onda da una parte, un'onda dall'altra e la maglia bassa in centro. Tutto qui. Non ho nient'altro da dirvi se non che andrò avanti con il mio piccolino e poi magari ve lo faccio vedere in un post come viene la sfumatura perché sfumerà in questo modo.
così da darvi anche un'idea di come viene. Il filato è molto delizioso, è delizioso questo filato, anche questo, però peccato che questo non ci sia più. Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, spero vi sia piaciuto. Ricordate di condividere i miei tutorial e di iscrivervi al mio canale. Vi aspetto anche nel gruppo. Ciao!